Ho sempre avuto un debole per le 348. Non erano le Ferrari più veloci né tantomeno le più lussuose, ma hanno sempre avuto quel qualcosa in più che trasforma ogni difetto in una caratteristica. L'ho vista sempre come una Ferrari ribelle, vestita sempre di tutto punto con un bellissimo completo fatto su misura, ma con l'attitudine di chi vive secondo le sue regole, rendendo ogni minuto in sua compagnia un ricordo indelebile. Non so voi, ma questa mi sembra proprio una definizione proprio da manuale di un'icona Ferrari. Quando nel 1975 venne presentata al mondo la Ferrari 308, nessuno avrebbe mai potuto immaginare quale enorme successo commerciale sarebbe stato. Un assurdo allineamento dei pianeti aveva fatto in modo che le sue bellissime linee senza tempo vestissero una telaistica esemplare, un motore spettacolare e che poi a questa ricetta infallibile venisse aggiunta una saporitissima spezia, quella del marketing accidentale. Porsche si era rifiutata di dare una delle sue 928 alla casa produttrice della serie TV Magnum PI e quando la serie divenne un successo globale, all'improvviso tutti si ritrovarono a sognare di vivere come il baffutissimo Tom Selleck con i capelli al vento ed a bordo di una Ferrari 308 rossa. Le vendite furono così tante da convincere Enzo a riproporla fino al 1989, anno in cui le nuove 328 e 208 Turbo, derivate dalla 308, lasciarono il passo ad un nuovo progetto. Era chiaro a tutti che sostituire un modello così amato non sarebbe stato facile, e proprio per questo Enzo decise di ripartire da zero con la nuova 348. Per cominciare la carrozzeria era diventata portante. Fino a quel momento le auto di Maranello avevano avuto un telaio tubolare con una carrozzeria montata sopra, ma con lei la situazione era diversa perché avevano capito che saldando diverse lamiere potevano snellire di molto i tempi di produzione e fare un'auto persino più solida. Poi il motore 3004 V8 da 300 cavalli che dava il nome al modello passava dalla posizione trasversale a quella longitudinale, guadagnando l'iniezione elettronica ed un telaietto che comprendeva tutto il gruppo posteriore delle sospensioni. In questo modo si poteva portare giù tutto in blocco e fare la manutenzione molto più alla svelta. Aia. Queste innovazioni, da qui in poi praticamente standard fino ad oggi, modernizzavano tanto la costruzione delle 348 che adesso potevano essere prodotte e consegnate con una velocità e precisione impossibili per i modelli precedenti. Era una rivoluzione dell'intero processo produttivo Ferrari e i vantaggi erano facilmente tangibili. Il telaio era più rigido alla torsione del 60%, rendendo la guida molto più precisa. Con l'iniezione elettronica il motore era più affidabile, più potente e consumava meno. Ed infine, ma non ultimo per importanza, il motore poteva essere montato 13 cm più in basso, superando di un pelo l'altezza delle ruote ed aumentando drasticamente la stabilità. Fu proprio grazie al motore più basso che alla Pininfarina, quella che è riportata qui, riuscirono a disegnarle un posteriore così filante. E con un posteriore così basso riuscirono a darle quelle che erano le linee della sorella maggiore, la V12, facendole non solo guadagnare il nomignolo di Baby Testarossa, ma anche le griglie iconiche dietro e sui lati, che pochi sanno furono aggiunte solo perché, secondo alcune leggi americane, erano pericolose aperte per bambini e piccoli animali. Fa un po' strano oggi pensare a quanto nei decenni a seguire siano diventate iconiche, ma la verità è che all'inizio non a tutti piacevano. Si conquistarono da subito il nomignolo di grattugie ed in generale il design intero fu oggetto di litigi furibondi tra gli appassionati. Nonostante fosse chiara l'intenzione di creare una Ferrari classica ma contemporanea, in grado di distaccarsi dalla generazione precedente senza allontanarsi troppo da quel che piaceva nelle Ferrari anni 80, a chi amava il nuovo design veniva a contrapporsi chi la definiva già vecchia. In effetti c'è da ammettere che nello stesso anno venivano presentate la BMW Serie 8 e 31 e la prima Mazda MX-5 e seppure la 348 fosse tecnicamente al passo con i tempi, è comprensibile che qualcuno volesse vedere le linee morbide di moda in quegli anni sulle nuove Ferrari. Poi la presa d'aria finta davanti sicuramente utile nel design, però di sicuro non aiutò. Anche la guida aveva le sue caratteristiche retro, tra cui la scelta obbligata del cambio manuale con la prima in basso dogleg, un volante senza servosterzo e una posizione di guida un bel po' classica. Non c'è da stupirsi allora se all'epoca non piacque a tutti, perché un po' come me che con la sua stessa età sono
Troppo vecchio per i giovani e sempre piccolo per i vecchi? La 348 aveva l'ingrato compito di decidere quali tecnologie del futuro adottare e quali invece lasciare nel passato, e di conseguenza era quasi impossibile accontentare tutti. Tra l'altro, non so se l'avete mai sentito, ma il clacson di una 348 è questo. Ed è molto buffo. Ok, ma se a me piace e a tutti quelli che conosco pure, chi è che non si accontenta della 348? Beh, sembrerà assurdo, ma più che il pubblico a non accontentarsi furono soprattutto gli ingegneri che ci lavorarono. Non erano affatto contenti del risultato finale, soprattutto perché pensavano il progetto fosse stato completamente rovinato. Quella della scomparsa di Enzo a 90 anni nel 14 agosto 1988 fu purtroppo una notizia attesa, ma non per questo meno triste per i molti appassionati nel mondo. Ferrari aveva deciso le regole del gioco fuori e dentro la sua azienda per decenni, e questo progetto, iniziato oramai 8 anni prima, era stato curato da lui, acquisendo il pesante ruolo di ultima auto dell'epoca Ferrari. Proprio per questo si vennero a creare delle assurde tensioni tra chi voleva renderla il progetto migliore di sempre e chi invece puntava a chiudere la svelta per capitalizzare, portando a tagliare sullo sviluppo e cambiare parte degli ingegneri e strategie in corso d'opera. Con questi presupposti è in realtà un miracolo che la 348 sia uscita così bene, anche se il peggio doveva in realtà ancora arrivare. Non solo non c'era più il grande capo in Ferrari, se conoscete un po' la storia di Enzo capirete già che dramma fosse di per sé, ma a peggiorare la situazione c'erano i giapponesi, che stavano per rivoluzionare il mondo delle auto per sempre. Nel 1989, assieme alla 348, vennero presentate le Nissan 300 ZX e Skyline R32 GTR. Nel 90 arrivarono la iconica NSX Honda e la complicatissima 3000 GT Mitsubishi. Nel 92 ancora la pepata RX7 Turbo FD, e come se non bastasse, nel 93 venne svelata la incredibile Toyota Supra 4. La 348 non era affatto lenta, ma tutte queste sportive giapponesi potevano offrire prestazioni paragonabili, se non superiori, alla piccola Ferrari per una frazione del prezzo. Le incredibili prestazioni a buon mercato offerte dagli asiatici facevano sfigurare gli italiani ed imbestialire gli ingegneri, che iniziarono ad accusare i nuovi dirigenti di aver rovinato il progetto, mentre venivano a loro volta accusati di averlo pensato male dal principio. Praticamente litigavano tra loro mettendo di mezzo la povera 348, e quando poi iniziarono a farlo pubblicamente, i clienti avvertirono lo scontento e voilà, la ricetta perfetta per una brutta reputazione. Eppure non è un caso che ci ritroviamo qui a parlarne nel 2023. In questi mesi offline ho fatto esperienza con le supercar, avendo la fortuna di guidarle quasi ogni giorno e poter conoscere i punti di vista di tanti proprietari e tecnici che queste auto le hanno avute in garage. Ora che i tempi sul giro non significano più granché, viste le prestazioni delle super di oggi, possiamo pulirci gli occhi da tutte quelle schede tecniche e iniziare a vedere quello che forse i giornalisti dell'epoca davano troppo per scontato. È difficile capirlo senza averci avuto mai a che fare, ma vivere una Ferrari è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il valore di queste auto non è solo nelle prestazioni, ma soprattutto nelle sensazioni. Queste sono auto di lusso, sono come delle opere d'arte, ma con un tipo di fruizione più tridimensionale, che coinvolge odori, vibrazioni e sensazioni che iniziano ancora prima di mettersi alla guida, prendono vita una volta acceso il motore e ti rimangono addosso anche a giochi conclusi, mentre ti allontani e ti giri a darle un'ultima occhiata. Il modo della 348 di essere Ferrari è come da tradizione intangibile, e se ci fermiamo a ragionare sul modo in cui questa piccola sportiva sfoggia con carattere i suoi difetti facendo innamorare tutti, allora questa è indubbiamente una Ferrari a tutti gli effetti, anche una di successo, e come tale te ne puoi accorgere solo vivendola. Una volta provata ti rendi conto che le prestazioni passano in secondo piano, ed è assurdo dirlo, ma credo quest'auto abbia ancora più senso oggi rispetto a quanto ne avesse all'epoca. Non è raro trovare sul web chi come me ha avuto la fortuna di provarla e condivide questa opinione. D'altronde le valutazioni di mercato sono risalite molto in questi anni e non credo questo sia un caso. Ho scelto di portare lei nel primo video dopo questa pausa perché, a parte lo sapete, adoro le auto in grado di dimostrare ancora qualcosa, e in questo periodo di seconda giovinezza credo che la 348 stia finalmente dimostrando a tutti che non sempre gli ingegneri hanno ragione.